Oggi, amici miei, parliamo di Barolo. Andiamo in Lang e degustiamo uno dei Baroli più belli dell'azienda Massolino, ubicata a Serralunga d'Alba. Oggi degustiamo in questo video insieme il Barolo Parussi 2017. Devo dire che l'annata 2017 continua a convincermi sempre di più. Man mano che passano i mesi, questi vini diventano sempre più equilibrati e più completi. Devo dire forse che se c'è una caratteristica dell'annata 2017, almeno in mano a produttori bravi come Massolino, è quello un po' della completezza e quello anche della sensazione di una prontezza di beva che è possibile. Intendiamoci, è sempre un Barolo, ci sono sempre dei tannini e lo vedremo all'assaggio che sono importanti, però è un'annata che permette un approccio decisamente più agile da giovane, senza perdere però secondo me delle potenzialità di invecchiamento che sono quelle tipiche e intrinseche del vitigno nebbiolo. Massolino è azienda storica, è ubicata a Serralunga d'Alba, là dove i nebbioli e poi quindi il Barolo diventa un Barolo di spessore, di grande mineralità e di grande potenza tannica. Questo Barolo però, il Barolo Parussi 2017, secondo me è particolarmente interessante perché è il suo Barolo più tradizionale. Qua siamo a Castiglione Faletto, ma siamo a Castiglione Faletto nella parte più nord. Le vigne sono esposte a circa 300 metri sul livello del mare, sud-est come posizione, con una composizione del terreno interessantissima, argillo-calcarea con una bella densità che fa sì che i vini abbiano una mineralità abbastanza spiccata. Un vino che poi vedremo all'assaggio risulta essere sicuramente un vino molto elegante, molto in punta di piedi, ma con grandissima personalità. Gli ettari totali dell'azienda Massolino sono 40, ma qua è più piccola decisamente la parte. Il vino fa una vinificazione molto tradizionale e poi soprattutto quello che è interessante è che c'è nella ricerca dell'uva una grandissima qualità, una grandissima attenzione nel cercare solo il meglio dei grappoli. Affinamento 30 mesi in botte grande, ma andiamo a vedere nel bicchiere quali sono le caratteristiche di questo Barolo che decisamente mi ha convinto. Le caratteristiche che mi fa amare tanto i Baroli, soprattutto quelli come questo, è il colore. Guardate che meraviglia, non so se riuscite a definirlo, ma è veramente una rosa appassita un po' scura con una bellissima luminosità e una bella trasparenza. E il naso è veramente qualcosa di bello perché è essenziale, molto preciso, in punta di piedi. Lui si avvicina a voi ma poi fa mezzo passo indietro e siete voi di nuovo a dover mettere il naso nel bicchiere. È veramente un gioco bellissimo con questo vino, un po' titubante ma che si avvicina. Sensazioni di fiori secchi. Questa nota di melograno. Bella parte anche speziata ma soprattutto tendente leggermente alle erbe aromatiche. Un vino di bella intensità che si sente che è giovane, che ha un grandissimo futuro, essenziale, elegante. In bocca poi però c'è la personalità del Barolo, quello anche un po' con i muscoli, è un ingresso secco che asciuga il palato, ci sono questi tannini che si fanno sentire ma non sono troppo aggressivi, è un bel mix, una bellissima completezza, un bellissimo insieme fra l'alcol e le freschezze, un vino davvero interessante, forse il vino di Massolino che più mi ha convinto per equilibrio, per essenzialità, per eleganza, un vino da abbinare alle nostre carni, da abbinare agli stracotti, da abbinare magari anche alla selvaggina. Amici miei, fatemi sapere, ma se non avete mai assaggiato il Barolo Parussi di Massolino, è un'esperienza da fare perché è un po' diverso da tutti gli altri, ha quelle caratteristiche che amiamo noi del nostro canale YouTube. Fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!